Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Monaco di Baviera. Questa è la notte dei campioni, è la notte delle due squadre più forti del mondo. Notti così capitano poche volte nella vita, pochissime. 2 anni fa il sogno si è infranto e quel dolore è ancora lì da qualche parte nel cuore, ma quella ferita ci dà ancora più forza perché questa sera, proprio qui a Monaco di Baviera, abbiamo un'altra possibilità, abbiamo un'altra finale di Champions da giocarci e questa volta il destino sembra proprio dire tocca a noi. C'è Inter PSG, let's go! Adesso ci facciamo un girettino per il centro prima di andare al fan meeting point dei tifosi dell'Inter, ma la prima impressione che si ha è che Monaco sia stata completamente invasa dai tifosi dell'Inter, si vedono solo maglie nerazzurre in giro. Ultimamente l'ambiente attorno all'Inter non è che sia proprio dei migliori, soprattutto vista l'importanza della sfida che ci attende. Dopo lo scudetto completamente buttato contro il Napoli e la protesta della curva nord sotto la sede dell'Inter per la discutibile distribuzione dei biglietti, adesso si sono aggiunte pure le voci di un possibile addio di Simone Inzaghi dopo la finale, esattamente la stessa scena vissuta con Mourinho nel 2010 dopo la finale al Bernabéu, con Materazzi che lo abbraccia in lacrime. Certo dispiacerebbe, però se questa è la tassa da pagare per poter alzare la nostra quarta Champions League, non è che la disdegno proprio come opzione. Oh, davanti a noi però c'è solo un ostacolo, ovvero, come detto prima, i campioni di Francia del Paris Saint-Germain, allenati da Luis Enrique, che vincendo questa sera conquisterebbero il triplete. Paris che ha raggiunto la finale proprio nell'anno in cui si è definitivamente privata di tutte le sue superstar come Kylian Mbappé, Neymar e Lionel Messi, integrando al loro posto dei giovani super promettenti ma che si sono già dimostrati pronti per grandissimi palcoscenici come Désiré Doué e Joao Neves, che sono dei giocatori spettacolari, clamorosi. Dalla parte dei francesi c'è anche il fatto che ogni volta che si è giocata una finale di Champions qui a Monaco l'ha sempre vinta una squadra che non l'aveva mai vinta prima. Monaco è completamente invasa dai tifosi nerazzurri. Guardate che atmosfera, che spettacolo! Rappresenta il primo amore, te l'ho promesso da bambino. Per tutti i 29 che ho fatto per te, internazionale devi vincere. Per tutti i 29 che ho fatto per te, internazionale devi vincere. Stanno anche dando fuoco alla maglietta del Paris Saint-Germain. Mamma mia, follia, follia, dai che andiamo allo stadio, let's go! Eccoci arrivati ragazzi, in lontananza si vede l'Allianz Arena, ci siamo. Manca un'ora e mezza all'inizio della partita, adesso sì, la tensione inizia a farsi sentire. Questo è il nostro posto per questa sera, come vedete c'è già un cartoncino per stilare la coreografia e questa sarà la visuale, siamo un po' alti però l'importante è essere qui. Come in ogni finale di Champions League lo stadio è diviso a metà, da quella parte ci sono tutti i tifosi parigini, mentre i sostenitori dell'Inter occupano quella che solitamente è la curva del Bayern Monaco. Olè! Le squadre rientrano negli spogliatoi, 30 minuti e avrà inizio la finale di Champions League. Le squadre fanno il loro ingresso in campo per l'ultima volta, si sentirà questa musichetta. Nel frattempo la curva del Paris Saint-Germain ha allestito una coreografia meravigliosa, bellissima. Forza ragazzi, regalateci questo sogno, regalatecelo! È iniziata ragazzi, il comprensibile inizio del Paris Saint-Germain, è iniziata la finale di Champions League. Calcio di punizione per il Paris Saint-Germain, su piedi di Vitigna, cross in mezzo, alla che resta tutta la in rigore. Il popolone, ancora, dai via da là, via, sono sempre lì, facciamo una fatica tremenda a uscire. Fabian Ruiz, scusa, per Vitigna, con l'imbucata. Ha segnato Kimi, proprio lui Rex, all'11esimo del primo tempo il Paris Saint-Germain, già in vantaggio. Curva dei tifosi del Paris Saint-Germain che sta andando letteralmente a fuoco. C'è da dire che il gol dei francesi è assolutamente meritato, i primi 10 minuti ci hanno completamente schiacciato, hanno avuto un atteggiamento migliore di inizio partita e fortunatamente per loro hanno già trovato la rete del vantaggio. Adesso serve darsi una svegliata e iniziare a giocare anche noi magari. Rimessa lunga per Dumfries, a correre di Thuram.
fuori. Occhio. Palla cambiata. Che sfida, tiro deviato, che spiazza completamente segno, tutto per essere un errore in fase offensiva con Barella che poi non protegge il calcio d'angolo e Famiglia che perdeva la palla, incredibile, ma che sfida. L'approccio di questo primo tempo è imbarazzante, ragazzi, ci stanno giocando la finale di Champions League, andiamo molto su contrasti. Quindi in completo controllo della partita. Sono passati appena 23 minuti, 24 minuti e già dobbiamo sperare in un miracolo. Il nostro settore è completamente ammutolito. Bravo Lautaro d'esterno. Di Marco centra. Sovrapposizione Mkhitaryan, Sara, mezzo, bello! Vista dentro questa, vista dentro. Se prendiamo il terzo è finita. Occhio Quara, dentro sul sinistro, tiro deviato. Primo tempo che è stata un'umiliazione totale, ci hanno massacrato, hanno fatto quello che hanno voluto. Adesso dirò una cosa forte, ma probabilmente anche per col sangue che mi ribolle, se dobbiamo fare queste figure qua e giocarci una finale di Champions, cioè non giochiamola, cioè stiamo a casa, usciamo prima, perché fare queste figure di merda qua è una cosa imbarazzante. È una finale di Champions, dovresti giocarla con il sangue negli occhi. Siamo entrati molli, non vinciamo un contrasto, sbagliamo i tempi di pressing, è una cosa vergognosa, vergognosa. Oggi ancora Kvara, la posizione. Stanno sbagliando un quantitativo di gol, che è una cosa impressionante. Sarebbe potuta tranquillamente finire in goleada questa partita. Altra opportunità per l'Inter. Calcio da fermo, Zalewski lascia la battuta in mezzo, riesce a smanaccia Donnarumma, vai Bare! Ancora è stata un'umiliazione, ragazzi, un'umiliazione senza precedenti. Mai mi sarei aspettato un atteggiamento del genere in una finale di Champions League. Non abbiamo mai giocato, non abbiamo mai visto un pallone. È una cosa veramente imbarazzante, veramente tanto imbarazzante. I tifosi del Paris Saint-Germain fanno festa, tutti con le spalle al campo, abbracciati, cantano e saltano per la conquista della loro prima Champions League. 70esimo, 20 minuti alla fine, il risultato è un netto 3-0 per i francesi. Occhio Kvara lanciato contro Sommer. Così l'opera si fa veramente tanto male, non ce lo meritiamo. I tifosi nerazzurri abbandonano già lo stadio a 20 minuti dalla fine. Ancora PSG cerca più del gol, Barcola. Oppa, Barcola, oppa, olè. Finite sta agonia, per favore finite sta agonia. Finisce qui, il Paris Saint-Germain è campione d'Europa, batte l'Inter 5-0. La più grande umiliazione nella storia della finale di Champions League, credo.
imbarazzante, c'è solo da vergognarci, solo da vergognarci. Dall'Allianz Arena è tutto ragazzi, Paris Saint-Germain-Inter finisce 5-0, i francesi vincono meritatamente la Champions League, si laureano campioni d'Europa e vincono addirittura il triplete. L'Inter invece probabilmente scrive una delle pagine più brutte della sua storia. Niente ragazzi, io sono già tornato in hotel, ho cercato di far passare un po' la delusione per la sconfitta. PSG che ci ha completamente surclassato, ci ha umiliato, l'Inter non ha minimamente giocato questa finale, è stata veramente dura da guardare. Il tempo non passava mai, è stata un'agonia. Comunque complimenti al Paris Saint-Germain che ha stradominato e strameritato di vincere questa finale. Complimenti anche a Luis Enrique che praticamente le finali non le sbaglia mai. Per quanto riguarda l'Inter invece adesso vedremo cosa succederà, se Inzaghi rimarrà, se Inzaghi saluterà, e secondo me parte del suo ciclo è finito. Tanti giocatori probabilmente ci saluteranno, però le decisioni devono essere prese in fretta perché fra 2 settimane inizia anche il mondiale per club. Io ragazzi spero che il video vi sia comunque piaciuto, vi chiedo di mettere like, iscrivervi al canale, attivate la campanellina proprio perché in America noi ci andremo a vedere il mondiale per club, andremo prima a Seattle, poi a Miami e poi a New York, ci facciamo il giro degli Stati Uniti solo per portare i contenuti su questo canale, quindi mi raccomando continuate a supportarmi, noi ci vediamo lì negli States, alla prossima, ciao!